La prima volta che sono stato a Bruniello, che è questo paesino arroccato in uno sperone di roccia della Val Trebbia, la prima sensazione che ho avuto è proprio quella di vertigine, perché l'impatto paesaggistico è veramente impressionante in questo luogo. Quindi hai la sensazione di essere catturato dai meandri del Trebbia, dagli orli, di essere trascinato giù, che è una sensazione da cortocircuito, cioè da un certo punto di vista è bellissima, da un altro magari spaventa anche. Quindi in questo contesto il nostro cliente Angelo ci spiega l'idea che aveva di intervenire su un edificio in pietra e rileggerlo in chiave contemporanea senza però rinunciare a un aspetto di connotazione rispetto al paesaggio, quindi una necessità di mantenere comunque l'identità del luogo. Un aspetto che ha comportato veramente tanto studio è stato quello di capire come gestire l'aspetto strutturale. L'idea che avevamo era che se al di fuori l'edificio si manifestasse completamente in pietra, al pari degli edifici del borgo, all'interno dovesse avere una superficie in cemento armato, per fare in modo di raccontare in maniera differente una declinazione della pietra, cioè se la pietra è una pietra locale, quella che troviamo nelle facciate esterne dell'edificio, il cemento armato è fatto con la sabbia, che per noi richiama la presenza del fiume. E quindi era secondo noi molto interessante vedere da fuori una roccia arenaria come quella presente nel territorio. Questa roccia veniva interpretata da un elemento di cava, che è comunque la sabbia, che è connotata di più rispetto alla presenza del Trebbia e dei suoi meandri. Però avevamo il problema che ci troviamo in un luogo difficile da arrivare, soprattutto con i mezzi. Per cui il tema era che non riuscivamo a gettarlo in opera, perché non trovavamo delle autopompe con la possibilità di andare a gettare il cemento a una distanza dalla strada abbastanza importante. Alla fine siamo riusciti a immaginarci una struttura prefabbricata, quindi l'interno dell'edificio è di fatto una struttura portante fatta con dei pannelli disegnati ad hoc. Sulla parte esterna dei pannelli in cemento armato abbiamo realizzato un involucro coibentato con importanti spessori di isolante, in maniera tale da creare una superficie coibente che limitasse le dispersioni esterne dell'edificio. Esternamente al coibente abbiamo rivestito nuovamente l'edificio con gli stessi conci di pietra che avevamo smontato. Dato che la superficie interna è connotata quindi dalla presenza del cemento facciavista, lo stesso cemento che è prefabbricato sulle pareti è gettato in opera nei pavimenti, al piano terra con un pavimento effetto industriale, al piano superiore, per evitare carichi molto elevati, con una resina che simula esattamente l'effetto del cemento. Volevamo utilizzare un altro materiale che potesse bilanciare l'effetto di freddezza che potevano dare questi materiali. Per cui l'idea era realizzare degli elementi interni con un tipo di legno che potesse restituire il massimo calore possibile. E allora, devo dire, sotto suggerimento di Angelo, siamo andati verso l'idea di trovare delle doghe di legno bruciate dal sole, e queste, diciamo, erano doghe che abbiamo reperito attraverso il recupero del legno proveniente dai masi di montagna. Queste doghe sono state quindi recuperate e riutilizzate per creare grande parte degli arredi interni e dei rivestimenti di parete. Sotto l'aspetto distributivo e funzionale si accede a una corte interna, dove sono stati realizzati degli spazi come se fossero delle piccole piazze arroccati su elementi di roccia che sono stati trovati durante i lavori, quindi con un aspetto il più possibile organico.
Da questo punto si accede all'edificio, un elemento centrale, un grande blocco rivestito in legno, di fatto determina la distribuzione del piano terra del corpo principale. Distribuzione che è semplicemente una divisione tra la zona living, dove c'è la TV e il divano, e la zona cucina e pranzo. All'interno del blocco centrale collochiamo la scala di accesso al piano primo, spazi di servizio e guardaroba e un bagno. Dal vano scala si accede al piano primo, dove abbiamo disposto 2 camere da letto e 2 bagni. Dal piano terra si accede al collegamento vetrato, quindi un grande tunnel affacciato anch'esso ai meandri del Trebbia, tutto in vetro e schermato da frangisole lignei, che collega il corpo principale dell'edificio a un corpo secondario dove è stata collocata una seconda zona living, che invece era stata costruita attorno agli anni 50-60. E questa, era evidentemente incongrua, non aveva un elemento di connotazione rispetto alle conformazioni tipologiche del borgo. Per cui in questo caso abbiamo avuto la libertà di poterla demolire completamente e di ricostruirla mantenendo una forma simile ma completamente vetrata. Avevamo la necessità di usare un altro materiale per poter definire al meglio il sistema dei serramenti e alcuni elementi di design, perché crediamo che l'acciaio inox sia una superficie che da una parte riesca a riflettere i colori della pietra e del cemento quasi scomparendo all'interno di questi riflessi. Dall'altra parte lo stesso riflesso, la stessa capacità del materiale di creare delle vibrazioni luminose lo fa percepire come un materiale fortemente contemporaneo. In questo modo, dall'interno verso l'esterno è possibile creare dei cannocchiali di luce che vanno a inquadrare, come se fossero dei quadri, gli elementi del paesaggio circostante. Dall'altra parte, dall'esterno verso l'interno, è un po' come se l'elemento contemporaneo presente all'interno dell'edificio, della scatola storico-testimoniale, gridasse e volesse in qualche modo fuoriuscire, manifestando la modernità dell'interno. Nel punto più panoramico, dove abbiamo collocato la zona pranzo, abbiamo realizzato una finestra circolare, un po' di derivazione scarpiana come forma, che di fatto è un grande occhio che va a inquadrare i meandri del Trebbia. E questo genera quella sensazione di vertigine che ho provato la prima volta che sono venuto qui nel borgo. Dato che la pietra è un elemento, fondamentale nel progetto, abbiamo usato un marmo fortemente decorativo che è il Rainforest, proprio per realizzare un forte contrasto rispetto alla superficie semplice e pura del cemento, dove la venatura del marmo seguisse il suo disegno su ogni facciata della stanza, per cui tutte le superfici, il pavimento, il soffitto e le pareti sono fatte con un'unica lastra posata, disegnata quindi al millimetro, dove tutte le venature seguono e creano un senso di continuità in ogni elemento di rivestimento. Abbiamo anche pensato di poter far entrare la pietra intesa come masso, come elemento organico all'interno dell'involucro dell'edificio. Per cui abbiamo preso questi sassi, li abbiamo di fatto segati per realizzare un piano d'appoggio e abbiamo immaginato di caratterizzare questo piano d'appoggio con un laminato di una texture che è la quaderna disegnata da Superstudio a fine degli anni 60. Questa particolare scelta è stata anche dovuta dalla necessità di creare un elemento di correlazione tra gli elementi di arredo del progetto che
che sono tutti elementi di arredo che provengono di fatto da quel periodo storico. Nel nostro progetto la luce doveva essere studiata come se fosse la luce di un museo. Normalmente in un museo la luce che funziona meglio è quella che proviene dall'alto. Parafrasando degli elementi che sono stati realizzati a Villa Panza, abbiamo disegnato dei cannocchiali che inquadrano il cielo e questo dà la percezione di guardare all'esterno senza nessun tipo di filtro, come se non ci fosse nemmeno un serramento. L'idea è proprio di creare la massima purezza nell'ingresso della luce. Una cosa fondamentale nello sviluppo e nella genesi di questo progetto è che il cliente ha avuto anche un po' il ruolo di mecenate, cioè era un cliente con una fortissima cultura del progetto e quindi lo scambio è stato uno scambio alla pari, quasi da progettista, anzi devo dire che tutta una serie di idee sono nate anche da spunti di Angelo che poi dopo noi in qualche modo abbiamo tradotto, appunto proprio in una sorta di progettazione a due mani. È stato, come dire, molto emozionante la possibilità di assolvere ad ogni esigenza del cliente cercando in ogni aspetto la massima qualità. Ogni elemento è stato disegnato in maniera customizzata con l'obiettivo di farlo funzionare alla perfezione, ma soprattutto catturare il più possibile l'emozione, che è, credo, un elemento che permane in tutto il progetto. Ogni aspetto è proprio seguito cercando di creare un'atmosfera.